Il 22 ottobre 1844 è stato per molte persone il peggior giorno della loro vita. Avevano predicato un messaggio di speranza sull'imminente ritorno di Gesù e poi tutte le loro speranze furono deluse. Gli amici che li avevano ridicolizzati li aspettavano con nuove battutine nei giorni a seguire. Non è stato un momento facile per essere credenti. La grande delusione era esattamente questo, un'enorme delusione per coloro che avevano atteso con impazienza il ritorno di Gesù. E mentre ciò causò parecchio imbarazzo a coloro che l'avevano predicata con fervore, si intravedevano però alcuni spiragli di luce. Credendo con fervore nel ritorno di Gesù, molti dei credenti agirono concretamente in modo che le loro opere corrispondessero alla loro fede. Alcuni di loro vendettero le loro case all'inizio dell'anno perché credevano che presto non ne avrebbero più avuto bisogno. Anche alcuni agricoltori lasciarono le loro colture nei campi. Uno di questi si chiamava Leonard Hastings. Aveva un campo di patate proprio qui e credeva nell'imminente ritorno di Gesù. Pensò che raccogliere le sue patate sarebbe stata una negazione della sua fede. Alcuni dei suoi amici non credevano nell'imminente ritorno di Gesù e si offrirono di raccogliere le patate per lui e di conservarle nel granaio. Era sicuro che non ne avrebbe avuto bisogno e non raccogliendole avrebbe proclamato la sua fede. Alcuni dissero che le patate sarebbero marcite nel terreno, mentre altri lo definivano un folle. L'autunno del 1844 fu particolarmente mite e quando alla fine piantò le patate a novembre, scoprì che aveva alcune delle migliori patate che avesse mai coltivato. Ad alcuni contadini della zona le cose non andavano così bene. Vedete, in quella particolare parte del New England ci fu una peronospora che fece marcire quasi tutte le patate che erano state piantate per tempo. Aveva un'enorme quantità di patate, abbastanza per se stesso e per alcuni dei suoi vicini che lo avevano definito un folle. Nella primavera dell'anno successivo fu uno dei pochi agricoltori ad avere patate da semina, a causa della piaga verificatasi l'anno prima. Era quindi in grado di venderne un cesto a $4,50, un prezzo enorme per quei giorni. Leonard Hastings non era l'unico predicatore dei campi di patate. Silas Guilford, cognato di William Miller, era un altro. Piantò un campo di patate di 22 acri qui, nella parte settentrionale dello stato di New York, vicino a Oswego, nella primavera del 1844. In autunno non raccolse le patate e presto arrivò la neve. Nella primavera dell'anno seguente disse a sua moglie che stava per andare nel campo a raccogliere le patate. Lei lo pregò di non farlo, dicendo che erano già stati lo zimbello della città e che non avevano bisogno di dare alle persone un altro motivo per prenderli in giro. Oltre a ciò, le patate sarebbero state congelate ed erano marcite nel terreno. Andò nel campo con suo figlio Irving e come infilò il forcone nel terreno, tirò fuori delle patate deliziose. L'intero campo produsse un enorme rifornimento di alcune delle migliori patate che avesse mai visto. Era in grado di venderne un cesto per $4,50, un prezzo altissimo, così da pagare il suo mutuo e avere anche una buona somma di denaro da parte. Dio ha onorato la fede di questi credenti per fornire un testamento della sua potenza e del suo sguardo premuroso sui suoi figli. A volte Dio permette ai tempi difficili di piombare su di noi, ma non saremo mai soli. Come una madre veglia sui suoi figli, così Dio veglia su di noi, i suoi figli. Se sei fedele a Dio, allora puoi star certo che ci sono momenti in cui Dio farà l'impossibile per te, per dimostrare la sua potenza. La Bibbia dice che gli occhi del Signore corrono avanti e indietro attraverso la faccia della terra alla ricerca di coloro i cui cuori sono puri davanti a Lui e per conto di chi può mostrare il suo potere.